Un'altra chicchina qui sul canale. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momiss, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come realizzare la borsa Marissa. Un altro modello popolare ma che ho personalizzato, lo sapete che in questi modelli popolari c'è sempre il mio zampino. Progetto molto facile, veloce, alla portata di tutti, potrebbe essere anche un'ottima idea a regalo. Ho impiegato all'incirca 400 grammi di fettuccia, uncinetto di lavorazione 6,5. Alcuni accessori, pochi ma indispensabili come sempre, almeno tutti li abbiamo, un bottone magnetico da cucire direttamente all'interno del corpo della nostra borsa, 2 moschettoni a ventaglio e 60 cm di catena. Questo è tutto l'occorrente per realizzare questa meraviglia davvero pratica, comoda e capiente. Spero che questa mia proposta di oggi vi piaccia, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. A questo punto ti lascio direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Faccio un cappio e avvio 30 catenelle. Trentesima catenella, ne faccio un'altra per ritornare indietro. A partire dalla seconda nella maglia dietro inizio a lavorare un punto bassissimo nei primi 5 punti. E 5. Dal sesto punto al 20° invece andrò a lavorare un punto basso. 1, 2, 3, 20° ed ultimo punto basso. Poi ho gli ultimi 5 punti catenelle, vado a fare un punto bassissimo in ciascun punto al di sotto. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro e nei primi 5 punti bassissimi vado a lavorare un punto bassissimo in costa, quindi prendo solo la solina dietro e chiudo. Secondo punto bassissimo, terzo, quarto e quinto. A partire dal sesto fino al 20°, proprio come poco fa, andiamo a fare un punto basso, sempre in costa dietro. Ventesimo punto basso, poi abbiamo gli ultimi 5 punti bassissimi, sempre in costa facciamo un punto bassissimo. 2, 3, 4 e 5. Facciamo una catenella e procediamo per la terza riga. Andiamo a ripetere sempre lo stesso lavoro. Nei primi 5 punti bassissimi facciamo un punto bassissimo in costa dietro. A partire dal successivo, per un totale di 20 punti bassi, facciamo un punto basso in costa dietro. Ventesimo ed ultimo punto basso e negli ultimi 5 punti bassi facciamo 5 punti bassissimi e continuiamo in questo modo per tutte le righe successive. Finora ne abbiamo fatte esattamente 3.
Bene, ho lavorato le prime 8 righe in costa dietro, questo sarà il risultato. Vi do anche un po' di misure, in questo modo se utilizzate del cordino un altro filato più sottile vi potete regolare. Il pannello misura 27 cm, ho raggiunto per adesso 9 cm, quindi vi fermate a 9 cm di lavorazione e poi procedete nel modo in cui fra poco vi mostro, mentre 5 punti da una parte e dall'altra equivalgono a 4 cm e 19. Catenella, giro il mio lavoro e intanto procedo, sono alla nona riga, faccio un punto bassissimo nei primi 5 punti al solito, poi vado a lavorare i primi 9 punti bassi, 2, 3, sempre in costa, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nel 10° punto, ovvero al centro del mio pannello, vado a fare un aumento di 2 punti bassi e lo stesso farò nel punto successivo, 1 e 2. Quindi mi ritrovo al centro del mio pannello, indipendentemente dal numero di punti che avete avviato, dovete essere al centro. Dividete per 2 i punti centrali che avete avviato. Poi vado a lavorare un punto in ciascun punto per i prossimi 9 punti, 3, 8, 9 e poi vado a lavorare gli ultimi 5 punti bassissimi, 3, 4 e 5. Quindi catenella, 10ª riga, andrò a lavorare semplicemente un punto in ciascun punto, i primi 5 punti bassissimi e poi i 22 punti bassi, perché abbiamo aggiunto 2 aumenti, quindi abbiamo 22 punti. Ventunesimo punto basso e 22esimo. Non ci rimane che terminare la nostra riga con un punto bassissimo negli ultimi 5 punti. 3, 4 e 5. Continuiamo in questo modo per altre 10 righe per un totale di 12 righe con i 22 punti bassi centrali. Adesso andiamo a lavorare la riga numero 21. Intanto andiamo a fare i primi 5 punti bassissimi. Poi andiamo a lavorare i primi 9 punti bassi. E 9. Nei prossimi 2 punti andiamo a fare una diminuzione, quindi entro nel primo punto in costa, prendo la fettuccia, ripeto nel secondo punto, 3 asole e chiudo. E poi faccio un'altra diminuzione nei 2 punti successivi, 1 e 2, 3 asole e chiudo, vado a lavorarmi i 9 punti che mi rimangono, e concludo la riga con gli ultimi 5 punti bassissimi. E 5. Catenella, giro il mio lavoro e continuiamo in questo modo per altre 7 righe per un totale di 8 con la prima fatta che riguarda le diminuzioni, dove da 22 punti siamo passati a 20 punti. Insomma, dobbiamo andare a ripetere lo stesso numero di righe che abbiamo fatto all'inizio. E voilà, pannello completato. In totale ho lavorato quindi 28 righe a punto basso in costa dietro. Il mio pannello misura 25 cm. Adesso con la fettuccia sempre agganciata andiamo a realizzare i 2 laterali in maniera davvero semplice e veloce. Dunque pieghiamo in 2 il nostro pannello e ci andiamo a segnare i punti che si trovano proprio alla base, che vanno eliminati. Io ne ho 4, 1, 2, 3 e 4, quindi vado a segnare il primo di 4 e il quarto.
L'importante è che sia su un lato che sull'altro lato abbiamo lo stesso numero di punti. Infatti io ne ho 13 e 13, quindi se utilizzate del cordino o un altro filato regolatevi in questo modo. Non vado a fare più i 5 punti bassissimi ad inizio e fine riga, ma faccio semplicemente un punto basso in ciascun punto, sempre in costa dietro. Tredicesimo punto basso. Vado a diminuire i primi 4 punti che mi ritrovo al centro. Entro, prendo la fettuccia, entro nel secondo punto, prendo la fettuccia, entro nel terzo ed entro nel quarto. 2, 4, 5 asole sull'uncinetto, chiudo tutto. Quindi da 4 punti sono passata ad un punto. Vado avanti per i 13 punti che mi rimangono. E 13. Catenella, giro il mio lavoro, piego sempre in questo modo e vado a vedere cosa devo andare a diminuire. Probabilmente stavolta diminuirò 1, 2 e 3 punti, per cui vado a mettere il marker nel primo di 3 e nel terzo. Ho 12 punti, devo avere 12 punti anche dall'altra parte. Intanto lavoro i primi 12 punti bassi. E 12. Bene, vado a diminuirmi i 3 punti, quindi da 3 passerò ad un punto, entro nel primo in costa, entro nel secondo in costa e nel terzo. Stavolta ho 4 asole, chiudo tutto e poi vado a lavorarmi gli altri 12 punti. E 12. Catenella di sicurezza e vedo un po' se la mia profondità va bene. Guardate, in maniera naturale il nostro lavoro si andrà a chiudere. Io mi fermerei anche qui, guardate la profondità che abbiamo realizzato. Staccherei un po' di filo e andrei a cucire. Entro nell'asola esterna e nell'asola esterna. Do una doppia passata, ovviamente. Asola esterna con asola esterna e così via. 1, 2, 3. Quindi ci fermiamo qui nell'ultimo punto. Vado a bloccare la mia fettuccia con un nodo e poi posso portarmi il filo in eccesso tra i punti. Poi capovolgo il mio lavoro e voilà, guardate che bellissimo risultato. Abbiamo realizzato il laterale, ma non è una tecnica nuova perché molti anni fa ve l'ho già mostrata, credo con un altro filato, non con la fettuccia. Adesso andiamo a ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte. Ovviamente qui ci agganceremo e andremo a diminuire prima i 4 punti, durante la seconda riga i 3 punti e poi andiamo a cucire sempre sul retro e capovolgiamo. Bene, cucito anche l'altro laterale come vi ho mostrato prima, capovolgiamo la nostra borsa e questo qui sarà il risultato. È troppo graziosa. Basterebbe mettere una chiusura ma anche una zip da 15-18 cm, 2 moschettoni, catene e la borsa è così pronta. Però voglio fare qualcosa di diverso, quindi vado ad agganciarmi sul bordo superiore. Cambio il numero di uncinetto, passo al 4,5, anche perché comunque la mia fettuccia è un po' sottile, e mi aggancio in tutte le asoline dei punti bassissimi. In queste asoline sono ben visibili, non vi potete sbagliare.
sbagliare. Mi aggancio con una catenella che diverrà un punto basso a fine giro. Vado nella solina successiva e faccio un punto basso. Asola successiva, un punto basso e continuo in questo modo. Qui sono sulla zona del laterale, continuerò sempre allo stesso modo, inserendomi nelle asoline. Sto per terminare il giro. Vado a chiudere in maniera invisibile, visto che ho terminato il giro, qui ho la catenella, chiusura invisibile come al solito. Mi inserisco nella metà asola di questa asola che ho appena creato, nel cappio, perché faremo il giro appunto basso in costa. Prendo la fettuccia di lavorazione, quindi catenella, già mi ritrovo nella costina, cambio il numero di uncinetto ovviamente e proseguo appunto basso in costa. Alzo un po' proprio il mio progetto, in questo modo sarà ancora più spaziosa e capiente. Ultimo punto basso, mi inserisco nel primo punto basso, prendo il cappio e vado a chiudere, mi inserisco nella metà costina, cappio al solito, stringo un po', esco fuori e vado a fare un giro stavolta, l'ultimissimo, appunto bassissimo, sempre in costa. Quindi chiudo, perché per me può anche bastare così. E abbiamo questo contrasto di maglie in verticale e maglie in orizzontale, tutto in costine. L'ultimo punto bassissimo non lo lavoro, mi inserisco nel primo punto bassissimo prendendo tutta l'asola e al centro dell'ultimo lo faccio da dietro direttamente con l'uncinetto, faccio prima ed è molto più comodo e voilà! Abbiamo chiuso in maniera invisibile, non c'è alcun scalino. Mi piace troppo questa lavorazione a contrasto, non ci rimane che andare a nascondere la fettuccia in eccesso tra i punti, facciamo anche un bel nodino, mi raccomando, blocchiamo tutto pazientemente e poi ci occupiamo degli accessori. Per quanto riguarda la chiusura possiamo utilizzare ovviamente un bottone magnetico. Io ho acquistato su Amazon quelli da cucire direttamente e li ho trovati anche nella variante oro, aspetto che mi arrivino così ne fisserò uno direttamente da cucire sulla mia borsa. Quindi farò questa operazione in un secondo momento. Poi ho preparato due moschettoni a ventaglio tondi con 60 cm di catena, che è la lunghezza che più mi si addice. Quindi vado a fissare direttamente qui sulla lavorazione il primo moschettone. Faccio come sempre in questo modo, quindi faccio passare il moschettone attraverso la lavorazione. Con l'ago fate questa operazione con facilità. Dunque misura 31 cm in basso, al centro 24, mentre la chiusura 15 cm. La bag è alta esattamente 17 cm. Ve la faccio vedere ancora una volta indossata, è davvero una meraviglia, è spettacolare, io l'adoro, mi piace tanto. Questo è un altro di quei progetti che sicuramente indosserò questo dicembre, anche perché ci stiamo avvicinando alle feste, tra qualche giorno è proprio l'Immacolata. Infatti, se ci avete fatto caso, questa settimana ho anticipato la mia programmazione settimanale, per cui fate in tempo a realizzarla, anche con del cordino o con della lana, perché no, vi ho suggerito tutto nel tutorial. Comunque, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, spero che la borsa Marissa vi sia piaciuta, vi aspetto come sempre giù nei commenti, ci vediamo a questo punto la prossima settimana, buone feste, buon weekend, un bacino a tutti!